Ragazzi, perché un pedale che costa meno di 300 euro dovrebbe preoccupare marchi come Strymon? La risposta è dentro questa scatola che ho appena ricevuto in anteprima italiana, il Verbera di Otonno, un riverbero stereo a convoluzione che promette caratteristiche che non trovi nemmeno in molti riverberi high-end che costano il doppio, come lo Strymon Big Sky MX. Troppo bello per essere vero? Scopriamolo insieme e vediamo se può mantenere queste promesse e se può davvero rivoluzionare il tuo suono. Ma prima di aprire questa scatola vi ricordo che trovate il link in descrizione. Impulse responses fino a 20 secondi, il doppio rispetto alla maggior parte dei concorrenti, il controllo completo su attacco, decay e modulazione, un doppio motore a convoluzione e algoritmico e soprattutto la capacità di clonare altri riverberi hardware, come fa il Kemper con gli amplificatori. Ciao, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e ringrazio tantissimo la Hotone per essere il primo in Italia a testare il Verbera o Verbera, non so come si pronunci, il nuovissimo riverbero a convoluzione che promette di cambiare tutto quello che sai sui riverberi. La confezione ha un aspetto premium e dentro, oltre al pedale, troviamo il breve manuale di istruzioni in inglese, dei gommini per fissare il pedale e l'alimentatore da 9 volt dedicato. Il pedale, ragazzi, è robusto, pesa circa 500 grammi, più pesante di un pedale Boss, ma più compatto di uno Strymon Big Sky. Quello che colpisce subito è la qualità costruttiva. La scatola, ragazzi, è in metallo di un blu, direi blu cobalto, con finitura opaca che non trattiene le impronte e i due foot switch sono molto resistenti e questo ti fa capire subito che sono progettati per un uso intensivo su un palco. Ragazzi, voi lo usate il riverbero e come lo usate? Scrivetelo nei commenti che ovviamente non leggerò. Il display LCD da 1,6 pollici domina la parte centrale del pedale, non è enorme come quello del Big Sky ma è perfettamente leggibile anche in condizioni di luce difficili. Ci sono 6 encoder che hanno una rotazione molto fluida e ognuno ha un LED che cambia colore per indicare la funzione e il livello. E questo sistema di navigazione sembra più intuitivo di molti pedali che costano il doppio. Sul retro troviamo le connessioni, i classici ingressi e uscite mono e stereo, la presa USB-C per caricare i tuoi impulse responses personalizzati e l'ingresso per l'alimentatore, mentre davanti troviamo l'ingresso per il pedale di espressione e l'ingresso MIDI e il MIDI True su mini jack. Il pedale include 120 impulse responses di serie ma può contenerne fino a 1024, un dato secondo me unico nel panorama dei riverberi. La conversione a DDA è a 32 bit 192 kHz e quindi garantisce una qualità da studio e al suo interno ha un circuito analogico drive-thru che mantiene l'integrità del tuo suono originale. Accendendo il pedale per la prima volta il display si illumina mostrando il logo e poi passa immediatamente al primo preset. Ragazzi, la profondità e la naturalezza di questo riverbero sono impressionanti, non c'è minimamente quella sensazione artificiale che spesso trovi nei pedali digitali economici. Ma perché questo suono è così diverso da quello che hai sentito finora? Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un riverbero a convoluzione e clonatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio
Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Mai! Ragazzi, dovete sapere che la maggior parte dei riverberi sul mercato usa degli algoritmi matematici per simulare gli ambienti. Questi algoritmi calcolano come dovrebbe suonare una stanza, ma restano sempre una simulazione digitale. Il Verbera funziona diversamente con un design a doppio motore. Da un lato infatti abbiamo il motore a convoluzione IR, dall'altro il motore algoritmico XR, pensato per generare ambienti surreali e multidimensionali con la bellissima funzione freeze. E la tecnologia a convoluzione cattura gli spazi reali tramite gli impulse responses. Ad esempio, invece di calcolare come dovrebbe suonare una cattedrale, il pedale registra come suona davvero quella cattedrale. È come la differenza tra un disegno di una stanza e una fotografia della stessa stanza. Il disegno può essere reale, ma la fotografia cattura tutti quei dettagli impossibili da catturare. Ascoltiamo un esempio. Sentite quella profondità tridimensionale, quella sensazione di trovarvi fisicamente dentro lo spazio. Questo accade perché questo reverbero non sta simulando l'acustica, ma sta riproducendo la fotografia sonora di ambienti reali. Questo pedale può catturare fino a 1024 impulse responses diversi, come una sala da concerto a Vienna, uno studio di registrazione famoso o anche spazi più creativi, come il bagno di casa o un hangar. Ma c'è qualcosa che rende il Verbera ancora più speciale. Può caricare impulse responses fino a 20 secondi di lunghezza, il doppio rispetto allo Strymon Big Sky. Questi impulse responses lunghi aprono possibilità creative enormi per la sonorità ambient o post-rock. Puoi creare dei riverberi con delle code che si sviluppano nel tempo, con delle texture che cambiano e si evolvono mentre suoni. Semplicemente pazzesco. In alto poi troviamo i tre controlli di attacco, decay e modulation che ti permettono di modellare gli ambienti scolpendoli con una precisione chirurgica. Permettono infatti di passare da ambienti intimi a spazi epici solo grazie a dei piccoli aggiustamenti di questi controlli. Puoi anche sovrapporre impulse responses con il reverbero algoritmico XR per creare delle texture ibride e questa è una caratteristica rara in un pedale di questo tipo. In basso troviamo il controllo preset e il controllo mix e il controllo IR per scegliere il tipo di impulse responses. Ai lati dello schermo abbiamo due pulsanti che servono per accedere al menu, cambiare il motore da IR a XR e per clonare altri riverberi. Sì, hai capito benissimo, questa è un'altra caratteristica che nessun altro pedale ha. Il Verbera può clonare altri riverberi hardware. La procedura è semplice, basta collegare il reverbero che vuoi clonare al Verbera e grazie a dei segnali di test cattura la risposta con un nuovo impulse responses. Possiamo letteralmente quindi fotografare il suono di riverberi che costano migliaia di euro e campionarli dentro questo pedale da 299 euro. E ora ragazzi è il momento della verità. Può questo pedale competere davvero con i giganti del settore? Ragazzi, se poi non sapete come usare un riverbero, allora fate un investimento su voi stessi e andate a studiare il mio corso Suoni Effetti, dove imparerete a gestire i 17 effetti più utilizzati dai chitarristi e a creare 29 catene adatte a qualsiasi genere. Vi lascio il link qui sopra e in descrizione.
ragazzi, i controlli di attack, decay e modulation fanno davvero la differenza. Con l'attacco posso decidere quanto velocemente il riverbero si attiva dopo aver suonato la nota, lo imposto lento e sento come il riverbero cresce gradualmente, quindi è perfetto per creare tensione. Il decay non è solo un semplice controllo di decadimento, ma modella come la coda si sviluppa nel tempo, e infine la modulazione aggiunge movimento e vita agli ambienti che sarebbero altrimenti statici. Anche lo spring reverb è molto realistico. Il preset plate ricrea perfettamente il suono dei riverberi vintage degli studi anni 70. E ogni preset ha caratteristiche sonore distintive e delle patch che sono ispirate alle unità riverbero più famose della storia, come ad esempio i vari Lexicon, gli EMT, Eventide e molti altri ancora. Ma c'è un aspetto fondamentale per chi suona dal vivo: il cambio istantaneo tra inputs e responses senza alcuna latenza. Possiamo infatti cambiare preset completamente diversi senza sentire interruzioni o strani click, e questa fluidità, ragazzi, è essenziale su un palco. Ma qual è il vero segreto che rende questo pedale così speciale rispetto alla concorrenza? Confrontiamo caratteristiche e prezzi. Il prezzo è di circa 299 euro contro i 600 euro e oltre per pedali con funzioni simili. Lo Strymon Big Sky MX costa 2 volte tanto, ma supporta inputs e responses fino a 10 secondi, mentre il Verber arriva a 20 secondi. Questi confronti rivelano quindi quanto sia mirata la strategia di Hotone. Un altro fattore decisivo è l'innovazione. Questa mossa, ragazzi, segna l'ingresso della Cina nel settore degli effetti premium, e devo dire che Hotone aggiunge sempre nuove funzioni dopo l'acquisto, e questo trasforma il pedale in una piattaforma espandibile nel tempo. Non compri solo un pedale, ma entri in un mondo di possibilità sonore in continua espansione. Ok, ma qual è il target di questo pedale? Sono i chitarristi che vogliono un reverbero di qualità, ma anche principianti o autodidatti che vogliono dei suoni professionali senza spendere però una fortuna. E ragazzi, questi appassionati rappresentano la maggioranza del mercato, e Hotone lo sa bene. Questo pedale rende accessibile a tutti quello che prima era riservato a pochi musicisti che avevano budget elevati. E questo, ragazzi, è il vero cambio di paradigma: non solo la tecnologia, ma la filosofia di rendere il suono professionale un diritto di tutti e non un privilegio di pochi. Ma c'è una cosa ancora più importante da considerare: la qualità del suono che avete sentito. A mio avviso la Hotone ci dimostra come l'innovazione audio può arrivare anche dalla Cina. Questo pedale offre quindi quello che conta davvero: inputs responses fino a 20 secondi, la possibilità di clonare reverberi esterni e una latenza ultra bassa a un prezzo che sfida ogni logica commerciale. Se stai cercando quindi di portare il tuo suono a un livello superiore senza svuotare però il portafoglio, questo è il momento di agire. Il Verbera ti offre oggi quello che ieri costava 3 volte tanto. Ti lascio il link in descrizione. E se vuoi approfondire il discorso sugli effetti, guarda il video qui sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!